Lezione 1. Disconnettere dal lavoro. Qual è l'abitudine che usi per staccare la spina dal lavoro? Mi piace fare una breve passeggiata dopo aver terminato i miei compiti. Sembra rinfrescante. Camminare può aiutarti a schiarire la mente. Sì, l'aria fresca mi permette di resettarmi e rilassarmi. Leggo spesso un libro per sfuggire ai pensieri lavorativi. Leggere è un ottimo modo per immergersi in un altro mondo. Mi aiuta molto a rilassarmi. Hai un genere preferito? Mi piacciono i romanzi fantasy. Permettono alla mia immaginazione di vagare. Sembra divertente. La disconnessione è essenziale per un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Lezione 2. Tramonti memorabili. Qual è un posto che consiglieresti per un tramonto memorabile? Consiglio di guardare il tramonto in spiaggia. I colori sono mozzafiato. Sembra bellissimo. Hai visto un tramonto lì di recente? Sì, le tonalità rosa e arancioni erano sbalorditive. È stato magico. Immagino che il suono delle onde lo renda ancora più speciale. Assolutamente. La natura aggiunge bellezza al momento. Quali altri luoghi pensi offrano tramonti memorabili? Le montagne offrono anche panorami meravigliosi. Sì, possono anche essere stupendi. Catturare i tramonti crea ricordi duraturi. Lezione 3. Cibi estivi per l'infanzia. Qual è un alimento che associ sempre alle estati dell'infanzia? Associo l'anguria all'estate. È rinfrescante e dolce. È una scelta perfetta. L'anguria è un classico estivo. Sì, ricordo di averlo mangiato durante i picnic con la mia famiglia. Questi ricordi rendono il cibo ancora più speciale. Penso al gelato. Il gelato è una delizia deliziosa. Quali gusti preferisci? Adoro la pasta per biscotti con gocce di cioccolato. Riporta alla mente ricordi felici. Quei sapori sono nostalgici. Il cibo può collegarci al nostro passato. Assolutamente. I cibi estivi ci ricordano i bei momenti e la gioia. Lezione 4. Ritiri personali. Qual è un posto che ti rende orgoglioso della tua crescita? Mi sento orgoglioso quando visito la mia vecchia università. Sembra significativo. Come riflette la tua crescita? Mi ricorda il mio duro lavoro e i miei successi. Le università danno forma al nostro futuro. Vieni spesso a trovarci? Cerco di tornarci ogni pochi anni. I ricordi sono preziosi. Posso capirlo. Provo lo stesso per la mia casa d'infanzia. La casa contiene molti ricordi che danno forma a chi siamo oggi. Sì, visitare quei luoghi ci aiuta ad apprezzare il nostro viaggio. Lezione 5. Autorizzazione a ricominciare. Qual è un piccolo modo in cui ti dai il permesso di ricominciare da capo? Scrivo i miei sentimenti e stabilisco nuove intenzioni. Sembra terapeutico. In che modo aiuta? Mi schiarisce la mente, permettendomi di resettare la mia prospettiva. Spesso mi prendo una breve pausa per riflettere sui miei obiettivi. La riflessione può fornire chiarezza e direzione.
Sì, prendersi del tempo per pensare può portare a decisioni migliori. Assolutamente. Ricominciare da capo può aprire nuove porte. Sono d'accordo, è una parte importante della crescita personale. Lezione 6. Praticare la gratitudine. Qual è la domanda che fai per sapere per cosa qualcuno è più grato oggi? Spesso chiedo, qual è una cosa che ti ha fatto sorridere oggi? Questa è una bella domanda. Incoraggia la positività. Sì, concentrarsi sulla gioia può illuminare la giornata di qualcuno. Hai notato risposte interessanti quando chiedi? Molte persone menzionano cose semplici come una bella conversazione. Quei momenti contano. La gratitudine favorisce la felicità. Esattamente! Dovremmo sempre apprezzare le piccole cose. Sono completamente d'accordo. La gratitudine può trasformare la nostra mentalità. Lezione 7. Notare la bellezza nei giorni ordinari. Qual è una piccola abitudine che ti aiuta a notare la bellezza nei giorni ordinari? Mi prendo un momento ogni giorno per osservare ciò che mi circonda. Sembra rinfrescante. Cosa noti di solito? Noto piccoli dettagli, come i fiori o il cielo. Quei semplici momenti possono essere molto edificanti. Sì, mi ricorda di apprezzare i piccoli doni della vita. Spesso scatto foto di momenti belli per immortalarli. È un bel modo per ricordare la bellezza. Assolutamente. Dobbiamo celebrare l'ordinario. Lezione 8. Esplorare con curiosità. Qual è un posto che vorresti esplorare presto con nuova curiosità? Voglio visitare i giardini botanici locali. Sembra intrigante. Cosa ti attira in quel posto? Sono affascinato dalle diverse piante e dai loro ecosistemi. La natura può insegnarci tanto. Sei stato in altri giardini? Sì, ho visitato un giardino in un'altra città. La varietà era incredibile. Ogni giardino ha il suo fascino unico. Mi piacerebbe molto unirmi a te. Sarebbe divertente. Esplorare insieme può portare a nuove scoperte. Sono d'accordo. La natura ha sempre qualcosa di nuovo da offrire. Lezione 9. Alla scoperta di canzoni memorabili. Qual è una canzone che hai scoperto di recente che ti è rimasta impressa? Di recente, ho trovato una canzone intitolata Rise Up, è molto stimolante. Sembra edificante. Cosa ti piace di questa canzone? I testi incoraggiano la perseveranza, mi ricordano di andare avanti. Capisco. La musica può avere un forte impatto sulle nostre emozioni. Assolutamente. Hai scoperto qualche canzone che ti piace ultimamente? Sì, ho trovato Good Vibrations. Migliora sempre il mio umore. Questo è un classico. La musica è un modo per trasportarci. Davvero. Crea ricordi e sensazioni che restano con noi. Lezione 10. Celebrare settimane difficili. Qual è il modo in cui festeggi il superamento di una settimana difficile? Mi
Ti piace concedermi una serata al cinema a casa? Sembra rilassante. Che genere preferisci guardare? Mi piacciono le commedie. Mi aiutano a rilassarmi e ridere. Le risate sono un ottimo modo per alleviare lo stress. Di solito cucino un buon pasto. Cucinare può essere terapeutico. Quali piatti ti piace preparare? Preparo spesso la pasta. È il mio comfort food preferito? Il comfort food è il migliore dopo una lunga settimana. Cosa lo abbini di solito? Adoro avere del pane all'aglio come contorno. Lo rende ancora migliore. Lezione 11. Insegnare lezioni di vita. Qual è una cosa che vorresti insegnare a un bambino sulla vita? Insegnerei loro il valore della gentilezza. È essenziale. Questa è una lezione meravigliosa. Come pensi che lo capirebbero? Li incoraggerei ad aiutare gli altri bisognosi. Aiutare gli altri crea empatia. Mostra l'impatto delle nostre azioni. Sì. Credo che piccoli atti di gentilezza possano cambiare il mondo. Sono completamente d'accordo. Quali altre lezioni pensi siano importanti? Insegnerei loro anche a essere curiosi e a fare domande. La curiosità porta all'apprendimento e alla crescita. È fondamentale per lo sviluppo. Lezione 12. Profumo e umore. COS è un profumo che ti mette subito di buon umore? L'odore del caffè fresco mi fa sempre sorridere. Il caffè ha un aroma confortante. Ti piace berlo? Sì, ne assaporo una tazza ogni mattina. Inizia bene la mia giornata. Mi piace il profumo dell'erba appena tagliata. Mi ricorda l'estate. È rinfrescante. L'estate ha un modo per creare ricordi gioiosi. Esattamente, i profumi possono innescare forti emozioni e ricordi. Sì, ci collegano a momenti della nostra vita. Un buon profumo può migliorare la nostra giornata e migliorare il nostro umore. Lezione 13. Piccoli lussi. COS è un piccolo lusso che ti piace, che sembra indulgente ma accessibile. Adoro fare lunghi bagni con oli essenziali. È la mia delizia. Sembra adorabile. Quali fragranze preferisci aggiungere? Scelgo spesso lavanda o eucalipto. Sono molto calmanti. Questi profumi possono creare un'atmosfera rilassante. Mi piacciono le candele profumate. Le candele aggiungono calore e comfort a uno spazio. Hai un profumo preferito? Adoro la vaniglia. Sembra sempre accogliente e invitante. Questa è una scelta classica. I piccoli lussi possono rallegrare le nostre giornate. Davvero, ci ricordano di goderci i semplici piaceri della vita. Lezione 14. Aprirsi agli altri. Qual è una domanda che fai per aiutare qualcuno ad aprirsi a te? Spesso chiedo, qual è qualcosa che ti ha fatto sorridere di recente? Questa è un'ottima domanda. Incoraggia una condivisione positiva. Sì, concentrarsi sui momenti felici crea uno spazio caldo.
Trovi flessibilità nelle loro risposte? Assolutamente, stimola conversazioni più profonde sulle esperienze di vita. Mi piace chiedere, qual è stata la tua sfida più grande ultimamente? Questo li aiuta a condividere sentimenti importanti. Come reagiscono? Spesso apprezzano qualcuno che vuole ascoltare. Lezione 15. Far fluire la creatività? Qual è la piccola cosa che fai per far fluire la tua creatività? Scrivo in un diario ogni mattina. Mi aiuta a schiarirmi le idee. È una pratica meravigliosa. Come stimola la tua creatività? La scrittura scopre nuove idee e pensieri. Mi piace disegnare sul mio taccuino. Permette alla mia immaginazione di espandersi. Disegnare è un ottimo modo per esprimere visivamente la creatività. Sì, muovere le mani mi aiuta a pensare in modo diverso. Impegnarsi nell'arte apre la nostra mente all'ispirazione. Assolutamente. La creatività prospera quando la coltiviamo quotidianamente. Lezione 16. Ricordi significativi di viaggio. Qual è il ricordo di un viaggio in auto che ha cambiato il tuo modo di viaggiare? Ricordo una gita al Grand Canyon. È stato mozzafiato. Sembra eccitante. Cosa lo ha reso così efficace? Abbiamo fatto delle deviazioni inaspettate e abbiamo scoperto gemme nascoste lungo la strada. Le avventure non pianificate possono portare ai ricordi più belli. Cosa hai scoperto? Abbiamo trovato un piccolo ristorante con la migliore torta che abbia mai assaggiato. Sembra delizioso. Questo ha cambiato il tuo approccio al viaggio? Sì, ora abbraccio di più la spontaneità. Rende i viaggi più memorabili. Sono d'accordo. Alcuni dei momenti migliori provengono da esperienze non pianificate. Lezione 17. Celebrare le mattine. Qual è il modo in cui a volte rendi celebrative le mattine? Mi piace preparare una colazione speciale nei fine settimana come i pancake. Sembra delizioso. Quali condimenti ti piacciono? Adoro la frutta fresca e lo sciroppo d'acero. Sembra una delizia. I pancake possono sicuramente rallegrare la mattinata, mi piace fare i frullati. I frullati sono rinfrescanti. Forniscono un ottimo apporto energetico. Sì, iniziare la giornata con un pasto nutriente è importante. Lo è! Celebrare piccoli momenti può risollevare il nostro umore. Assolutamente. Ogni piccola gioia contribuisce a una mentalità positiva. Lezione 18. Stabilire piccoli obiettivi. Qual è un piccolo obiettivo che ti prefiggi ogni mese? Il mio obiettivo è leggere almeno 2 libri al mese. Questo è un grande obiettivo. Come scegli i libri? Scelgo un mix di generi, dalla fiction all'autoaiuto. Questo lo mantiene interessante. Mi concentro sul miglioramento delle mie abilità culinarie. Sembra gratificante. Hai provato nuove ricette? Sì, ho fatto la pasta fatta in casa la settimana scorsa. È stato impegnativo ma divertente. La cucina può essere uno sbocco creativo. Ammiro la tua dedizione. Grazie.
Stabilire piccoli obiettivi aiuta a tenere traccia dei progressi. Lezione 19. Comfort food. Qual è un piatto di conforto che prepari quando vuoi sentirti curato? Adoro fare la zuppa di pollo. Mi ricorda la mia infanzia. Sembra confortante. Cosa lo rende speciale per te? Mia nonna lo faceva quando non mi sentivo bene. Quei ricordi possono portare calore. Quali ingredienti usi? Uso verdure ed erbe fresche per aromatizzare. Gli ingredienti freschi fanno sempre la differenza. Mi piace fare il purè di patate. Le pure di patate sono deliziose, sono perfetti per serate accoglienti. Sì. Il comfort food ha un modo per farci sentire amati. Lezione 20. Consigli ripetuti. Qual è un consiglio che ti ritrovi a ripetere agli altri? Dico spesso alle persone di accettare la propria unicità. Questo è un consiglio prezioso, perché pensi che sia importante. Abbracciare l'unicità favorisce la fiducia e l'autenticità. Sono d'accordo. Ricordo alla gente che il fallimento fa parte del successo. Sì, il fallimento ci insegna lezioni importanti. Impariamo e cresciamo da esso. Incoraggiare la resilienza può ispirare gli altri a continuare ad andare avanti. Assolutamente. Piccole parole di saggezza possono avere effetti duraturi. È appagante condividere consigli che possono aiutare gli altri a prosperare. Lezione 21. Suoni di calma. Cosa? È un suono che ti fa sentire immediatamente calmo? Adoro il suono della pioggia che cade sul tetto. Questo è rilassante, crea un'atmosfera pacifica. Sì, mi fa sentire a mio agio e rilassato. Che mi dici di te? Trovo rilassante il suono delle onde che si infrangono. L'oceano ha un modo per rinfrescare la mente. Esattamente. I suoni della natura possono essere molto terapeutici. Ci trasportano in uno stato mentale più calmo. Sicuramente. I suoni della natura possono aiutare a ridurre lo stress. Lezione 22. Partenze intenzionali. Qual è un piccolo rituale che hai per iniziare la giornata intenzionalmente? Pratico la gratitudine ogni mattina scrivendo in un diario. È un'abitudine meravigliosa. Come influisce sulla tua giornata? Dà un tono positivo e focalizza i miei pensieri. Mi piace meditare per 10 minuti dopo il risveglio. La meditazione è un ottimo modo per liberare la mente. Sì, mi aiuta ad allineare le mie intenzioni per la giornata. I piccoli rituali possono creare un senso di scopo. Davvero, iniziare intenzionalmente porta a una vita più consapevole. Lezione 23. I luoghi della vitalità. Qual è il posto nella natura che ti fa sentire più vivo? Mi sento più vivo in una foresta lussureggiante. L'energia è incredibile. Sembra incantevole. Cosa ti piace delle foreste? La freschezza dell'aria e la splendida vegetazione mi ringiovaniscono. Capisco. Mi sento così vicino a un ruscello di montagna.
L'acqua in natura può essere rivitalizzante. Cosa fai lì? Mi piace camminare lungo il sentiero e ascoltare l'acqua. Deve essere pacifico. La natura ha un forte impatto sul nostro spirito. Sì, stare all'aperto dà un senso di libertà. Lezione 24. Celebrare gli sforzi. Qual è un piccolo modo per festeggiare che stai provando, anche quando è difficile? Mi prendo un momento per riflettere sui miei sforzi e apprezzarli. Questa è una pratica encomiabile. La riflessione può essere molto potente. Sì, mi permette di riconoscere i miei progressi, non importa quanto piccoli siano. Ammiro questo approccio. Mi ricompenso con un'attività divertente. Che tipo di attività scegli? Mi piace guardare un film o fare un giro in bicicletta. Sembrano ottimi modi per rilassarsi. Celebrare lo sforzo è importante. Assolutamente. Riconoscere le nostre difficoltà ci aiuta a rimanere motivati. Lezione 25. Trovare la gioia. Qual è una domanda che fai per conoscere la più grande fonte di gioia di qualcuno? Spesso chiedo, cosa ti porta più felicità nella vita? Questa è una domanda ponderata. Perché pensi che sia importante? Rivela ciò che le persone amano e apprezzano di più. Hai ricevuto risposte interessanti a questa domanda? Sì, molte persone trovano gioia nei rapporti con la famiglia e gli amici. Posso capirlo. Le relazioni spesso portano felicità. Assolutamente. Parlare di gioia può approfondire la nostra comprensione reciproca. Sì. Ci incoraggia ad apprezzare le piccole benedizioni della vita. Lezione 26. Utili gadget da cucina. COS è un piccolo gadget da cucina che trovi sorprendentemente utile? Trovo molto utile uno spremiaglio. Fa risparmiare così tanto tempo. Questa è un'ottima scelta. Trito spesso l'aglio a mano. Tagliare può essere noioso. La pressa lo rende facile e veloce. Sono d'accordo. Lo usi spesso quando cucini? Sì, lo uso per molte ricette che prevedono l'aglio. L'aglio aggiunge così tanto sapore. Qual è il tuo piatto all'aglio preferito? Adoro preparare gamberetti al burro all'aglio. È delizioso! Sembra allettante. Potrei aver bisogno di provare quella ricetta. Lezione 27. Gestire i giorni disordinati. In che modo rendi gestibili le giornate disordinate? Creo un semplice elenco di cose da fare per dare priorità alle attività. Sembra efficace. In che modo ti aiuta? Mi permette di concentrarmi su un compito alla volta. Capisco. Faccio spesso delle pause per fermarmi e respirare. Fare delle pause può schiarirti la mente. È importante. Sì, trovo anche utile cambiare il mio ambiente. Questa è un'ottima idea. Una nuova ambientazione può ispirare nuova energia. Assolutamente. Gestire il caos aiuta a mantenere l'equilibrio.
Lezione 28. Profumi natalizi. Cos, è un odore che ti ricorda una vacanza specifica? Il profumo di cannella mi ricorda sempre il Natale. È un profumo meraviglioso. Fa riaffiorare ricordi affettuosi. Sì, ricordo di aver preparato biscotti con la mia famiglia. La cottura al forno crea momenti così gioiosi. Cucini ancora durante le vacanze? Assolutamente. Adoro fare panini alla cannella ogni anno. Sembrano deliziose. Quali altri profumi associ alle vacanze? Adoro anche il profumo di pino dell'albero di Natale. La natura ha un modo per esaltare lo spirito vacanziero. Lezione 29. Atti di coraggio. Qual è un piccolo atto di coraggio che hai fatto che ha dato i suoi frutti? Ho parlato davanti alla mia classe per condividere le mie idee. È coraggioso. Come ti sei sentito? Dopo mi sono sentito nervoso ma orgoglioso. È stato gratificante. Posso capire. Una volta ho condiviso la mia arte in una galleria. Sembra eccitante. È stato spaventoso presentare il tuo lavoro? Sì, ma il supporto degli amici lo ha reso più facile. Il supporto può fare un'enorme differenza nell'assunzione di rischi. Esattamente. Piccoli atti di coraggio possono portare a grandi opportunità. Lezione 30. Hobby, per sabati gratuiti. Qual è un hobby che inizieresti se avessi un sabato libero ogni settimana? Mi piacerebbe imparare la ceramica. Sembra interessante. Cosa ti attira alla ceramica? Trovo terapeutico creare qualcosa con le mie mani. Capisco. C. È soddisfazione nel fare arte. Sì, ho sempre ammirato la ceramica artigianale. Mi unirei a te. Voglio imparare a suonare la chitarra. Sarebbe divertente. La musica può essere una meravigliosa forma di espressione. Potremmo condividere i nostri progressi l'uno con l'altro. Lezione 31. Merenda per cena. Qual è uno spuntino che potresti mangiare per cena e esserne felice? Potrei mangiare una grande ciotola di popcorn. È il mio snack preferito. I popcorn sono fantastici. Aggiungete dei condimenti? Adoro aggiungere burro fuso e una spolverata di sale. Sembra delizioso. Mi piace un piatto di formaggi come spuntino per cena. Formaggio e cracker sono una combinazione deliziosa. Assolutamente. Gli snack possono essere confortanti e divertenti. Sì, possono creare un'esperienza culinaria rilassata. A volte, i pasti semplici possono portare più gioia. Lezione 32. Riposare senza sensi di colpa. Qual è una pratica semplice che ti aiuta a riposare senza sensi di colpa? Pianifico il tempo per me, nella mia settimana. È un'idea intelligente. In che modo ti aiuta? Mi dà il permesso di rilassarmi e ricaricarmi. Capisco. Mi piace leggere o fare una passeggiata in quel periodo. Leggere è meraviglioso per sfuggire alla realtà. Sì. Aiuta la mente a rilassarsi. Hai fissato un giorno specifico?
Di solito scelgo la domenica pomeriggio per prendermi cura di me stessa. Sembra perfetto. Il riposo è essenziale per il benessere. Lezione 33. Architettura ispiratrice. Qual è un posto in cui vai quando vuoi lasciarti ispirare dall'architettura? Adoro visitare musei d'arte, i loro design sono spesso mozzafiato. Sembra affascinante. Quale museo mi consigliate? Consiglio il Guggenheim. L'edificio stesso è un capolavoro. Ho sempre voluto visitarlo. Cos'altro trovi stimolante? Mi piace anche passeggiare nei quartieri storici. I vecchi edifici raccontano molte storie. Portano la storia tra le loro mura. Sì, l'artigianalità è qualcosa da ammirare. La bellezza architettonica può stimolare creatività e ispirazione. Lezione 34. Mostrare apprezzamento. Qual è il modo in cui mostri apprezzamento a qualcuno senza parole? Cucino spesso il loro piatto preferito come sorpresa. Questo è un gesto premuroso. Il cibo può esprimere così tanto amore. Sì, cucinare per qualcuno dimostra che tieni alla sua felicità. Mi piace fare piccoli regali che me li ricordino. Questa è un'ottima idea. I regali personalizzati sono molto speciali. Esattamente. Dimostra che presti attenzione ai loro gusti. I piccoli gesti possono trasmettere profondi sentimenti di apprezzamento. Sì. A volte le azioni sono più eloquenti delle parole. Lezione 35. Creare spazi celebrativi. Qual è una piccola cosa che fai per far sentire la tua casa celebrativa? Mi piace accendere candele e suonare musica allegra. Sembra adorabile. Come cambia l'atmosfera? Crea un ambiente caldo e invitante. La musica può elevare ogni momento. Hai una canzone preferita? Sì, adoro le canzoni allegre che mi sollevano il morale. Mi piace avere fiori freschi nella stanza. I fiori portano gioia e colore in qualsiasi spazio. Assolutamente. Semplici tocchi possono trasformare una giornata qualunque in una festa.